Ha fatto molto discutere sui social e anche sul nostro canale un botta e risposta che c'è stato su Instagram tra Lautaro Martinez e un tifoso, visto che Lautaro ha replicato ad un commento, ad una critica, anzi non molto costruttiva in realtà, da parte di un tifoso che poi ha eliminato tutto. Condivido questo schermo da un articolo di Passione Inter sul nostro sito. Gli è stato scritto in pratica Lautaro Martinez: ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente. Questo è un commento in risposta ad una foto che Lautaro ha pubblicato dal ritiro con la nazionale argentina dove si trova in questo momento. Lautaro gli ha risposto poco dopo: ricorda anche tu che io per l'Inter lascio sempre tutto, come l'anno del mondiale che stavo con la caviglia distrutta, ma mentre altri si preparavano per fare un gran mondiale, io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento. Fino alla finale di Champions ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo sempre, scritto in maiuscolo, prima di ricordarmi tu a me da dove vengo pagato. Questo è il commento di Lautaro Martinez. Evidentemente traspare un po' di tensione visto il momento per Lautaro, altrimenti un commento così lo avrebbe ignorato, lo ignora totalmente. Questo però ci dà lo spunto per analizzare un po' quello che sta succedendo a Lautaro Martinez, per parlare di Lautaro e non soltanto. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Se non l'avete fatto vi invito a lasciare un mi piace e soprattutto iscrivervi al canale. Clicca sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui su Passione Inter, con tante analisi e non soltanto. Parliamo di Lautaro Martinez, che Lautaro Martinez stia performando in questa stagione meno del solito è un dato di fatto, chiaramente non ci si nasconde, lo sa lo stesso Lautaro che è molto critico lui stesso in prima persona, diciamo, nei suoi confronti e sul suo rendimento. Dando un po' di numeri che poi andiamo ad approfondire ulteriormente. Con l'Inter in questa stagione sono 6 i gol segnati tra tutte le competizioni, l'anno scorso a questo punto con lo stesso numero di partite giocate era quota 14 reti segnate. Ora sta segnando un gol ogni 181 minuti circa, significa che da quando è all'Inter Lautaro ha avuto una media gol peggiore solo nel primo anno di Inter, quando segnava un gol ogni 223 minuti e nel mezzo ci sono state tante stagioni in cui Lautaro non ha mai fatto così male, tra virgolette, che poi così male, ecco, 6 gol sono lo stesso un numero importante, però ecco, non aveva questo rendimento così da appunto il suo primo anno, quando era un altro Lautaro, giocava alle spalle di Icardi ed era anche un'altra Inter. Analizzando poi anche un pochino più in profondità i dati che abbiamo un po' commentato anche nel corso di una live in settimana, come sapete noi siamo in diretta tutti i giorni alle 19:30 e dove vi portiamo tanta interazione, tanta community, ma anche approfondimenti di qualità con cui discutere, facevo notare alcune cose interessanti nei dati. Ho messo a confronto i numeri di Lautaro Martinez dell'anno scorso, perché comunque il paragone lo sappiamo, ne parliamo sempre, il paragone è chiaro che venga fatto con la stagione precedente, visto anche che lui ogni anno ci ha abituato a salire e crescere, con appunto i numeri di questa stagione, dove il campione non è ancora molto ampio, però ci sono già delle tendenze interessanti da monitorare, come quello sulla pericolosità offensiva. E escludendo i calci di rigore, quindi non penalty, expected goal più expected assist, sono calati. Quindi in generale, diciamo, la pericolosità offensiva, le occasioni da gol attese da Lautaro Martinez sono diminuite da 0,64 a partita di un anno fa a 0,52 a partita di quest'anno, e questo è già un primo dato che avevamo già capito, ecco, che Lautaro era diventato un pochino meno pericoloso, ma ne abbiamo la certificazione anche nei dati. È molto interessante però notare come sia crollato il numero di palloni progressivi che lui conduce a partita, cioè i palloni che lui prende, poi palla al piede e guadagna campo. Ne faceva di questo tipo di giocate 1,83 a partita un anno fa, quest'anno è sceso a 0,80, quindi si sta prendendo meno volte, tra virgolette, questa responsabilità e questo lavoro di guadagnare tanto campo palla al piede, cosa che invece anche l'anno scorso era stata un'arma. Sono calati anche i passaggi progressivi, mentre sono aumentati di pochissimo quelli i passaggi progressivi ricevuti, quindi il suo smarcamento nello spazio non è venuto a mancare. È venuto a mancare però il numero di passaggi, ma perché in generale sta toccando meno palloni a partita e sta facendo proprio in totale meno passaggi a partita. Quindi è un pochino meno coinvolto rispetto alla scorsa stagione,
e anche per questo motivo quindi sta facendo meno tocchi. Ecco, volevo farvi vedere proprio il dato sul numero di palloni toccati, da 39,9 a partita è sceso a 29,3, e anche sul numero di passaggi da 20,5 è sceso a 13,9. Quindi tocca meno palloni, fa meno passaggi e, cosa ancor più interessante secondo me, sul numero di palloni toccati è calato di molto il numero di palloni che vengono toccati in area di rigore. Quindi l'anno scorso ne toccava 6,03, quest'anno ne tocca 4,8, ed è sicuramente un tema, del giocatore che, è un po' meno brillante da un punto di vista fisico, che sicuramente sta toccando, è meno coinvolto nella manovra. Dall'altro lato secondo me ci sono altri 2 fattori: sta mancando un po' di supporto da un centrocampo che adesso sta entrando in condizione, e invece nella prima parte di stagione per me non abbiamo ancora mai visto il vero centrocampo dell'Inter al suo livello top. Quindi già il centrocampo è un grande motore di questa squadra e ne risentono anche gli attaccanti. Dall'altro lato, credo anche che Inzaghi stia cercando di lavorare su qualcosa di nuovo nel dialogo tra Thuram e Lautaro Martinez, che per ora non ha ancora funzionato alla perfezione, non ha ancora funzionato nel modo più giusto, e quindi un po' ne sta risentendo lui, un po' dall'altro lato le difese hanno imparato anche come gestire, come marcare questo attacco dell'Inter, che ha un anno di esperienza in più in Serie A, e quindi ci sono anche più video banalmente da poter analizzare per fermare una coppia che invece l'anno scorso aveva fatto super bene praticamente per tutta la stagione. Ho in mente un frame, un'immagine di Lautaro Martinez che prende un pallone nel primo tempo, una gara contro il Napoli, e ha addosso subito una gabbia di 3 giocatori. Ecco, questi fattori stanno portando secondo me Inzaghi anche a valutare delle novità su cui si sta lavorando. Poi, tornando su Lautaro Martinez, è evidente che c'è qualcosa che ancora non funziona anche dal punto di vista fisico. Pochi giorni fa in una nostra diretta c'è Sickness, un nostro iscritto che saluto, che faceva un commento per me interessante. Lui diceva, sta avendo, almeno dal suo punto di vista, e poi gliel'ho certificato coi dati, Lautaro, una difficoltà oggettiva nel portare la palla, perché finché gioca di prima va tutto bene, quando invece stoppa e si gira non lo sta facendo più, quella cosa che invece l'anno scorso era stata una grande arma da parte per l'Inter, per l'attacco dell'Inter. Ecco, quindi su questo sono d'accordo. C'è dunque un problema Lautaro Martinez? Ha ragione Lautaro con quello sfogo in risposta al tifoso? Voi da che parte vi posizionate? Per me non c'è un problema Lautaro Martinez, e partiamo da qua. Da un lato dico, sicuramente sono molto pro Lautaro nel dire che sono comunque tutti fattori oggettivi il fatto che lui non si sia mai risparmiato per l'Inter, ha dato tutto, e infatti io lo ritengo un elemento assolutamente molto positivo per lo spogliatoio, oltre che dal punto di vista tecnico, perché lo ritengo un giocatore veramente raro. Sono fattori questi assolutamente molto importanti, quelli anche della leadership, del carisma e dell'essere un elemento positivo per il gruppo. Giocatore che l'altro giorno poi ne parlavamo in live, arrivato settimo al Pallone d'Oro, quando nella storia dell'Inter di interisti nella top 10 ne abbiamo avuti veramente, veramente pochi. Quindi è un giocatore molto importante, e sminuirlo, ecco, per un avvio di stagione così non mi trova d'accordo. Sta scalando sempre più posizioni nella classifica dei migliori marcatori della storia dell'Inter, ed è un attaccante con dei numeri top dal punto di vista offensivo, dei gol segnati eccetera, ma che rispetto agli attaccanti europei spicca in maniera enorme anche per una contribuzione in fase difensiva che è molto molto generosa, anche se quest'anno è leggermente calato il dato sugli intercetti, mentre è un po' aumentato quello sui contrasti, per esempio. Quindi è un giocatore raro, altro che giocatore facilmente sostituibile come dicono alcuni tifosi. Dall'altro lato però queste sono cose che ormai appartengono un po' al passato, nel senso che il calcio è crudele, il calcio dimentica presto e non permette di vivere di riconoscenza. Quindi Lautaro, da capitano e leader dell'Inter, ha ottenuto anche un rinnovo di contratto molto pesante, molto importante, che io, per quella che è la strategia dell'Inter, ho capito, ma è inevitabile che questo alzi ancora di più l'asticella delle aspettative da parte di molti tifosi. Detto questo, secondo me la critica su Lautaro Martinez è molto rumorosa, ma sono di più i tifosi dalla parte di Lautaro Martinez, o almeno io la vedo così, e secondo me c'è molto più una minoranza che fa molto rumore, ecco, nella critica e nella polemica su Lautaro. È un giocatore che non ha fatto la preparazione sostanzialmente, si è messo subito a disposizione dell'Inter a Genova, e sta pagando questa cosa inevitabilmente in questo momento dal punto di vista fisico. Qualcuno poi dirà sicuramente: ma poteva saltare la nazionale e rimanere a Milano per lavorare meglio in ottica Inter, se davvero ci tiene all'Inter. Però
Uno, secondo me, non è da questo che si giudica l'attaccamento all'Inter, anche perché così come ci tiene all'Inter, ci tiene anche alla nazionale, e dico anche che un Lautaro Martinez che si tira indietro su qualcosa non è il vero Lautaro Martinez, e questa è la grande differenza che abbiamo detto tante volte anche con un Lukaku, che francamente come esempio di professionalità mi prendo più Lautaro di Lukaku. E a proposito di Lukaku, punto numero 2, non mi pare che a Lukaku abbia svoltato la stagione saltare la nazionale, per quello che abbiamo visto anche nella gara contro l'Inter. Diamo tempo a tutta l'Inter di carburare, diamo tempo a Lautaro Martinez sicuramente, un giocatore che mi dà l'idea di aver bisogno di giocare sempre di più in realtà per poter tornare in condizione, per poter tornare al top della forma. Anche Lautaro Martinez però deve sicuramente scrollarsi di dosso un po' questo nervosismo, perché ecco, quella risposta lì pubblica così sicuramente è un qualcosa che ci si poteva e ci si dovrebbe evitare da professionisti di così alto livello come è appunto il nostro capitano. Voi che ne pensate? Domanda di chiusura. Son curioso di sapere quanti invece pensano che Lautaro si sia un pochino seduto dopo il rinnovo, quanti invece sono convinti che si sbloccherà, e anzi vi chiedo quanti gol farà a fine stagione Lautaro Martinez, più o meno di Thuram. Se mi volete dire anche un numero, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando. Io vi aspetto nel club su www.passioninter.club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.